X70 Phone oggi vi presentiamo un prodotto molto interessante. Due domande semplicissime: vuoi un sistema multimediale nella tua auto e non hai voglia di spendere un sacco di soldi, oppure di perdere tempo in installazioni, oppure di andare ad intaccare l'estetica della tua autovettura? Eccolo qua, CarPod Go Mini 6.9 pollici. È un dispositivo, fallo pure vedere, è un dispositivo che è completissimo, che fa quello che ci si chiede normalmente per un dispositivo del genere, quindi Android Auto, Apple CarPlay, chiamate, messaggi e musica, e costa solo 119 euro sul sito ufficiale CarPod Go. Quindi adesso ve lo andiamo a spiegare nel dettaglio, ma potete già vedere che in questa bellissima Audi TT Turbo 4 d'epoca, che ha un'estetica tutta sua, che non deve essere assolutamente intaccata, ci sta perfettamente. E adesso andiamo a scoprire cosa fa questo prodotto. Cosa compriamo per 119 euro sul sito ufficiale di CarPod Go? Eccolo qua, praticamente la confezione vedete che è minimale e ci ritroviamo dentro solo quello che serve. Questa, che è una delle sue specifiche fondamentali, è il supporto magnetico MagSafe. Noi possiamo utilizzare questo e appoggiarlo col suo bel adesivo 3M, oppure come abbiamo fatto noi, avete già un supporto MagSafe, utilizzate il vostro senza problemi, perché dopo vi faremo vedere è perfettamente compatibile. Poi troviamo al suo interno il cavo di ricarica, che anche in questo caso noi abbiamo già utilizzato il nostro, però potete, CarPod Go ve lo mette a disposizione, e un adattatore C2C. Poi abbiamo che, vabbè, le istruzioni che non servono, perché veramente il prodotto è molto semplice, e la pellicola protettiva in vetro temperato preinstallata. Tutto qua, abbiamo tutto quello che serve. In aggiunta potete acquistare sul sito ufficiale questo dispositivo, che consente, se non abbiamo un sistema Bluetooth integrato nell'autovettura, oppure non vogliamo utilizzare l'aux per collegarlo, poi ve lo spiegherò anche questo bene, possiamo utilizzare questo supporto di ricarica, che ha inserito un trasmettitore FM, quindi andremo a utilizzare l'FM della radio. Semplicissimo, questo in aggiunta, però non è nella confezione originale. Tutto qua. Eccolo qua il dispositivo, come vi avevo già accennato precedentemente è sottilissimo, sono solo 13 mm, il display da 6,9 pollici di diagonale, il peso è di 130 grammi, veramente è sottilissimo, e ha la sensazione, quando lo montiamo, di avere praticamente un telefono, uno smartphone di medie e grandi dimensioni in orizzontale, come quando mettiamo il nostro smartphone direttamente sulla presa e lo giriamo in orizzontale per vedere il navigatore meglio. Tutto qua. Fisicamente troviamo appunto la sua peculiarità principale, il supporto MagSafe. Poi troviamo la porta di alimentazione, la presa AUX per attaccarlo alle autovetture che magari non hanno, come avevo detto prima, né il sistema di Bluetooth e nel discorso dell'FM. E qua possiamo inserire una memoria micro SD per ampliare appunto la memoria multimediale, anche per metterci foto, musica, quello che vogliamo. Tutto qua. Semplicemente il prodotto è questo qua. Qua ovviamente abbiamo gli altoparlanti, leggero, compatto e bello anche da vedere. Ed eccoci qua ad analizzare quello che è il suo vero punto di forza. Il display da 6,9 pollici, che come avevo detto in precedenza ha una risoluzione da 1600x720 pixel ed ha una luminosità di ben 1000 nit. 1000 nit sono più che sufficienti per un discorso di infotainment autovettura. Lo vediamo anche nelle sue opzioni, perché anche le opzioni sono molto complete, e noi possiamo andare a settare anche, vabbè, la lingua, siamo qua in italiano, ok, e abbiamo il settaggio del display, che possiamo, la luminosità, lo sfondo, il logo personalizzato, possiamo caricarlo nella micro SD che vi ho detto in precedenza, il tema e lo schermo. Torniamo allo schermo principale. Vedete che è tutto anche abbastanza veloce e rapido come impostazioni. Il passaggio anche dal sistema proprietario del CarPod Go Android Auto Apple CarPlay è molto veloce. E vedete appunto, come avevo detto, un'altra caratteristica principale, eccolo qua, abbiamo la modalità notte. La modalità notte è interessantissima perché noi l'abbiamo settata e possiamo impostarla automaticamente. Io ho messo dalle 21 alle 7, quindi dalle 21 alle 7 lo schermo esattamente come succede negli smartphone, prende la modalità notte e la nostra vista non viene sforzata nella sua visualizzazione.
Andiamo a vedere appunto ancora il sistema, poi abbiamo le impostazioni Bluetooth, il display come avevo detto prima, le interconnessioni, impostazione di guida lato sinistra, 60 fps è una cosa molto importante, quindi la frequenza di aggiornamento è più che sufficiente. Abbiamo la possibilità di mettere una telecamera che potrebbe essere acquistata separatamente per fare da retrocamera oppure da dashcam, addirittura ci segna i pneumatici, la pressione e tutto quant'altro, e il suono qui come avevo detto prima o può essere connesso Bluetooth o AUX o radio FM ovviamente è quella che ha più ha una qualità inferiore perché comunque si connette a una frequenza che non è la sua principale, ed eccolo qua, tutto semplicemente così. Lo colleghiamo al nostro iPhone come avevo detto in precedenza, il pairing l'abbiamo già fatto, è semplicissimo, e siamo connessi col nostro bel Apple CarPlay completo. Abbiamo tutte le applicazioni compatibili con Apple CarPlay, quindi risponde alle funzionalità principali che vengono richieste da questo tipo di dispositivo. Navigazione, possiamo effettuare delle telefonate, vedete le telefonate qua, abbiamo il dialer, chiamate recenti, contatti e tutto quant'altro, e ascoltare i messaggi con tutte le applicazioni di messaggistica, WhatsApp Business e tutto quello che abbiamo, messaggi, qualsiasi cosa. Possiamo ascoltare la musica direttamente che abbiamo memorizzata nel nostro iPhone, oppure tutte le altre sorgenti in streaming. Adesso vi faccio provare a sentire quello che abbiamo qua nel nostro iPhone. Ascoltiamo i Queen, dai, ascoltiamo una bella canzone dei Queen, A Kind of Magic. Oh, eccolo qua. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Basta, perché sennò poi il copyright ci rompe le scatole, ed ecco qua. Comunque vabbè, avete sentito anche l'audio è molto buono. Adesso proviamo addirittura Google Maps a impostarlo utilizzando Siri. Prova. Ehi Siri, portami a Legnano. Ottengo le indicazioni per Legnano con Google Maps. Ok, avete visto che qua mi dà Legnano, tutte le destinazioni, il percorso più veloce, traffico lavorale, molti posti auto, e abbiamo semplicemente Procedi verso VS, curati. dopo ve lo faremo vedere anche on the road, però vedete che è tutto molto semplice, la visualizzazione è perfetta, addirittura vedete anche la luminosità secondo me è perfetta, noi siamo alla guida, non veniamo assolutamente distratti e abbiamo tutto quello che serve per arrivare alla nostra destinazione. Eccoci qua, quindi la musica l'abbiamo vista, il discorso delle chiamate ve le abbiamo fatte vedere e vi abbiamo fatto vedere anche tutte le impostazioni. Per questo per quanto riguarda Apple CarPlay. Adesso andiamo ad analizzare Android Auto. Abbiamo prima analizzato tutto il discorso riguardante Apple, adesso abbiamo il nostro Pixel 10 e siamo su Android Auto. Schermata di Android Auto classica e canonica con tutte le nostre informazioni. Abbiamo anche in questo caso tutte le applicazioni di messaggistica, possiamo ricevere direttamente i messaggi sia di testo che delle varie applicazioni di social network direttamente sul dispositivo. Adesso poi provo a mandare un messaggio, aspettate che siamo tutto in diretta. Ok, provo a mandare un messaggio e vi facciamo vedere che arriva direttamente sul CarPlay. Eccoci qua, avete visto? Leggi. Ecco. Non andiamo direttamente a essere distratti dalla guida e possiamo anche vedere anche tutti i nostri messaggi. Ovviamente questo discorso vale anche su Apple CarPlay. Anche in questo caso abbiamo la nostra integrazione con tutte le applicazioni di Google, ve l'ho fatto vedere in precedenza. Abbiamo a disposizione tutte le varie impostazioni di Android Auto e ce n'è veramente tante che possiamo andare a settare, e abbiamo a disposizione ovviamente la navigazione. Vedete la navigazione direttamente su Google Maps, bella da 6,9 pollici. Per esempio adesso voglio andare a Frittati, facciamo un po' di pubblicità per la Frittati, ecco qua. Ovviamente possiamo alzare e abbassare il volume direttamente dall'autovettura, visualizzazione bella precisa, puntuale, lineare, tutto quello che noi desideriamo avere sotto mano ce l'abbiamo senza distrarci mai dalla guida. Ed eccoci qua, dopo avervelo mostrato nei dettagli standalone, adesso lo proviamo nella vera sua funzionalità, ovvero in strada. Sempre CarPod Go Mini, sempre la nostra bella Audi TT, in questo caso l'abbiamo collegato con un iPhone ed Apple CarPlay. Vedete comunque l'interfaccia che vi ho fatto vedere in precedenza, ecco l'iPhone di
Francesco, e adesso proviamo, grazie al supporto di Francesco, la navigazione con i comandi vocali, che è una delle funzionalità secondo me più interessanti del dispositivo. Vai Francesco. Ehi Siri, portami a Legnano. Ottengo le indicazioni per Legnano con Google Maps. Vedete che lui sta calcolando, ed eccoci qua, portami a Legnano, io semplicemente faccio via ed eccoci qua, e lui ci porta a Legnano. Quindi la nostra guida non viene assolutamente disturbata e noi possiamo utilizzare il nostro bel monitor da 6,9 pollici con una risoluzione elevata, un refresh rate elevato e anche una bella luminosità per navigare, e rimaniamo belli tranquilli nella guida del nostro bel mezzo potente. Invece adesso vi mostriamo un'altra delle funzionalità che è peculiare di questo dispositivo, ovvero la modalità notturna. Tante volte noi guidiamo la sera e le luci dei navigatori oppure dei sistemi multimediali delle autovetture ci danno fastidio. In questo caso l'azienda CarPodGo ha studiato un sistema di modalità notturna automatica. Vabbè, per questa prova l'abbiamo impostata manualmente, comunque si può anche impostare manualmente, e vedete che già lo schermo perde di luminosità, quindi noi non abbiamo quel bagliore negli occhi mentre guidiamo. Adesso proviamo anche la navigazione, perché ovviamente non solo il sistema operativo ma tutte le applicazioni prendono la modalità notturna esattamente come su uno smartphone. Prova Francesco. Ehi Siri, portami verso Officina Nuova Saturno. Ottengo le indicazioni per Nuova Saturno con Google Maps. E vedete che abbiamo una modalità notturna, quindi torniamo a Officina Nuova Saturno, casa nostra, e andiamo. Vedete, abbiamo la modalità notturna e abbiamo tutte le indicazioni belle e precise, ma che non ci danno fastidio. Vi faccio anche vedere, già che ci sono, il menu dedicato, che è qua semplicemente nei settaggi. Andiamo su display e vedete che in questo caso io ho impostato, io ho messo le 14 per il test, ma lo possiamo mettere in automatico, quindi con l'orario di inizio e l'orario di fine. Quindi tendenzialmente, se noi vogliamo farlo iniziare alle 9 di sera, facciamo iniziare alle 9 di sera fino alle 7 del mattino, poi quando c'è il sole rimettiamo la nostra modalità diurna. Ve l'abbiamo spiegato bene il lungo e il largo, adesso andiamo a sintetizzare. Secondo noi questo dispositivo merita soprattutto per i tanti pregi che ha. Primo su tutti, display piccolo, quindi non va ad appesantire anche l'estetica di un'autovettura come questa, o di un'autovettura magari piccolina dove sbatterci un monitor grosso veramente sarebbe antiestetico. E comunque racchiude in queste piccole dimensioni, in un peso irrisorio, quindi possiamo utilizzare anche le bocchette dell'aria senza problemi, senza traballamenti vari, e anche in uno spessore che è veramente minimo, come potete vedere. Abbiamo quindi a disposizione tutto ciò che necessita per avere un'autovettura multimediale. Quindi peculiarità: funziona molto bene con Android Auto, funziona molto bene, ripeto molto, con Apple CarPlay. Abbiamo un bel display luminoso con la modalità notturna che può entrare anche in automatico. Abbiamo la possibilità delle micro SD, quindi possiamo anche caricarci musica o caricarci anche foto per mettercele di sfondo, il logo dell'autovettura, tutto quello che vogliamo. Abbiamo soprattutto il discorso del MagSafe. Adesso ve lo faccio vedere. In questo caso noi abbiamo già utilizzato un supporto MagSafe che avevamo precedentemente, vedete, ma possiamo anche utilizzare il comodissimo supporto MagSafe che CarPodGo fornisce. In questo caso lo potremo piazzare tranquillamente qua oppure dove vogliamo, e quindi possiamo utilizzare sia il supporto che CarPodGo ci fornisce di serie, oppure se noi abbiamo già un supporto MagSafe come nel nostro caso, possiamo metterci tranquillamente il dispositivo 30 secondi, ma neanche che 5 secondi, e abbiamo tutto a nostra disposizione. Soprattutto, appunto, un'altra caratteristica che secondo me è molto interessante, che merita di essere menzionata, che l'installazione è praticamente inesistente, perché cavo di alimentazione, supporto MagSafe, lo uso, lo piazzo, non mi serve, lo tiro via, chiuso il discorso e basta. Questi sono i grossissimi vantaggi di questo dispositivo. Diciamo che non uno svantaggio, ma dobbiamo prestare attenzione al collegamento audio. In questo caso l'abbiamo fatto semplicemente col nostro sistema Bluetooth integrato nell'autovettura, perché nonostante una Youngtimer abbiamo un sistema multimediale, che è un sistema di Bluetooth che ci consente di utilizzare gli speaker direttamente dall'autovettura. Se non dovesse esserci questo tipo di situazione, possiamo benissimo utilizzare o il jack da 3,5,
e vi faccio vedere appunto che è qua. Quindi nelle vecchie autovetture utilizziamo il jack da 3,5 e la qualità audio ci rimane abbastanza valida. Oppure possiamo utilizzare in alternativa, in questo caso Carport Go ce l'ha inviato in test, ma se no possiamo comprarlo anche senza problemi, un trasmettitore ricevitore FM da inserire nella presa accendisigari, quindi alimentiamo il dispositivo e andiamo a utilizzare le frequenze dell'autovettura. Ovviamente in questo caso il sistema è un pochettino più macchinoso e potremmo andare a perdere un filino di qualità audio, però diciamo questo è il piccolo compromesso da tenere presente. È un dispositivo quindi che costa sul sito ufficiale, poi troverete tutto nell'info box, nella descrizione e tutto quant'altro, all'incirca 120 euro, 100 euro, poco più. Abbiamo la possibilità anche di attaccarci una retrocamera volendo, ma in questo caso richiede un attimino più di dimestichezza. Comunque per questa cifra qua abbiamo un dispositivo veramente valido, con un bel display ampio e luminoso, un refresh rate più che sufficiente, possiamo fare tutto quello che vogliamo e la nostra bella autovettura rimane vergine, intatta, come mamma in questo caso Audi l'ha fatta. Quindi che dire, io lo consiglio vivamente, perché ripeto è un dispositivo che vedete è poco più che uno smartphone, anzi è proprio uno smartphone. Funziona divinamente con Apple, funziona divinamente con Android, quindi 120 euro abbiamo a disposizione tutto quello che ci serve senza sbattimenti di installazione e di roba varia. Quindi secondo me ho detto tutto, è stata abbastanza lunga ma il dispositivo meritava e io vi saluto da Lucio, da Francesco che ci ha supportato in questa lunga prova ma interessante prova, per Battista 70 Phone.